Maiella. Oggi ci troviamo sul geosito denominato Altopiano Tettonocarsico di Quarto Santa Chiara. Il Quarto Santa Chiara si trova a circa 1250 metri di altezza ed è bordato dal Monte Porrara e dal Monte Pizzalto. Siamo nel comune di Palena, in provincia di Chieti. Il geosito è definito come una conca endoreica tettonocarsica. Endoreica non è una parolaccia, significa scorrere all'interno, bacino, conca, senza emissario, mentre tettonocarsico si riferisce ai due processi di formazione del geosito, quello tettonico, dovuto ai movimenti della crosta terrestre, e quello del carsismo, dovuto all'azione dell'acqua sui calcari. L'origine tettonica del Quarto di Santa Chiara è testimoniato dalla faglia bordiera del Monte Porrara, una faglia di tipo diretto, ovvero dovuta a movimenti distensionali della crosta terrestre. Questa faglia è vecchia circa 2 milioni di anni, del Pleistocene, e ha ribassato la parte occidentale del Monte Porrara, creando una specie di vasca, una conca, dove le acque di scorrimento superficiali hanno depositato sedimenti alluvionali, ghiaie, sabbie e limi, successivamente incisi dal torrente Lavera. La pendenza sull'altopiano è minima, di conseguenza la velocità dell'acqua corrente è molto bassa. Questo fa sì che si formino i meandri, ovvero le curve dei fiumi. Osservando l'altopiano dall'alto si possono percepire bracci di meandri abbandonati dal colore diverso dell'erba, dovuto alla diversa umidità del terreno. Questi colori e questi bracci abbandonati ci parlano dell'evoluzione del fiume Lavera, mentre dove si osservano tratti rettilinei, lì è stato l'uomo ad incanalare il torrente. Quando l'acqua raggiunge i calcari si verifica il fenomeno del carsismo e si forma un vero e proprio inghiottitoio. Eccolo qui, chiamato Capo Lavera, che inghiotte letteralmente il torrente. Quando l'inghiottitoio non riesce più a drenare l'acqua in seguito all'aumento delle precipitazioni, allo scioglimento delle nevi e alle acque superficiali che scendono dal Monte Pizzalto e dal Monte Porrara, sul Quarto Santa Chiara si forma un grande lago effimero, in alcuni tratti profondo anche 2 metri. Questo favorisce un'ulteriore differenziazione degli ambienti, favorisce un habitat umido, importantissimo per l'avifauna e per la vegetazione. Queste condizioni microgeografiche hanno favorito la crescita di enormi quantità di fieno e quindi hanno favorito lo sviluppo dell'allevamento bovino. Ecco che le storie di geologia e di uomini si intrecciano. A Pesco Costanzo, una società di allevatori, risale addirittura al XVI secolo. Ecco perché lì si produce dell'ottimo caciocavallo. Un altro fieno è protagonista di quest'area, il falasco, che veniva utilizzato dai contadini per impagliare le sedie, per fabbricare le stuoie e veniva utilizzato per imbottire il cuscino cilindrico del tombolo. Ma dove andrà a finire tutta l'acqua che sparisce in questo inghiottitoio? Scopriamolo insieme! Siamo in località Capo di Fiume, nel comune di Palena, nei pressi delle sorgenti dell'Aventino, altro geosito del nostro Maiella Giovartunesco. Ed eccole qui, le acque del Quarto di Santa Chiara, che riaffiorano dopo un viaggio sotterraneo all'interno dei calcari del Monte Porrara.
Dall'analisi dei traccianti immessi nell'inghiottitoio di Capolavera si è potuto vedere che questo viaggio sotterraneo dura all'incirca 3 ore. Finisce qui per oggi la nostra puntata di Geostories Maiella, ma non perdete i prossimi appuntamenti alla scoperta del Geoparco UNESCO.